Ciao, ciao a tutti, come state? Vorrei parlare un po' della mia esperienza di ascolta, dato che abbiamo avuto una piccola sfida la scorsa settimana. Vorrei riflettere su cosa ha funzionato per me e anche cosa non ha funzionato bene. Um, All'inizio posso dire che vado a lavorare 4 volte alla settimana e ci vogliono 20 minuti da casa al lavoro. Sempre ascolto un podcast o lezioni audio come Michelle Thomas quando guido tutte le mattine e anche tardi pomeriggi. Ma negli ultimi 13 giorni ho provato un nuovo metodo di studio dell'italiano. Ho fatto 6 lezioni di dettatura da un'ora in cui il mio tutor mi ha letto 3 brevi testi e li ho scritto, li ha digitati mentre li ascoltavo. Perché quando si ascolta, quando ci aspetta che tu scriva, il modo in cui ascolti cambia completamente. Pertanto penso che sia stato molto utile per me per, distinguere le parole simili, parole lunghe e anche ascoltare con più attenzione. Ho anche completo tutte le lezioni di vocabolario audio di Michelle Thomas e in queste lezioni mi sono concentrato sul indovinare il vocabolario da inglese. Posso dire che ora non ho alcuna esitazione a inventare parole, perché c'è una possibilità che funziona. Ora, penso che sia davvero utile, sì, davvero utile. Normalmente non prendo appunti quando ascolto un podcast o una lezione. Preferisco ascoltare dall'inizio alla fine per vedere quanto capisco e anche continuo ad ascoltare qualche altra volta. Alcuni dei podcast hanno trascrizioni e le rivedo per imparare le parole che non conosco e capire meglio l'argomento in generale. Ad essere onesta, nel mio caso, ascolto lo stesso podcast più e più volte finché non capisco quasi tutto. E posso dire che per alcuni podcast ho ascoltato 9 volte per capire tutti. Ma podcast non sono una forma di materiale che uso regolarmente. Uso diversi materiali come video di YouTube, video di notizie, anche alcuni radio italiano e canzoni. Scelgo soprattutto quelli con la trascrizione perché
perché posso studiare anche il testo. È molto facile per quando ho un testo con cui posso leggere per correggermi, per correggere il mio pronuncia, no, la mia pronuncia. Grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao!